Dire salmì vuol dire vino e marinata. Quindi abbiamo bisogno di una buona bottiglia di vino, comprate il vino buono, e abbiamo bisogno di una pirofila dove andiamo a mettere i pezzi di carne, il vino e poi carota, sedano, cipolla e tante erbe. È una ricetta molto semplice ma anche molto rapida se andiamo a utilizzare per la cottura la pentola a pressione. Si sa che con la pentola a pressione il coniglio in 30 minuti è cotto. Se accompagniamo il coniglio in salmì con della polenta, ecco ottenuto un piatto unico veramente scenografico. Io così lo vado a preparare, è una ricetta che dà tanta soddisfazione. L'unica avvertenza è che non dobbiamo avere fretta durante la marinatura, quindi prendiamo la carne, la mettiamo nel vino e la mettiamo in frigo 10-12 ore, e poi vi dico che quello che mangiate vi piacerà sicuramente. Per prima cosa tagliamo in pezzi il coniglio. Io la testa la scarto, però a chi piace la può anche mettere. Alla carne dobbiamo aggiungere le verdure. Tagliamo a pezzi anche la cipolla. Il sedano. Ci mettiamo salvia. Rosmarino, 2 foglioline di alloro e 2 spicchi d'aglio che andiamo a schiacciare. Mettiamo un po' di timo e la maggiorana. Qualche grano di pepe e il sale. E ora andiamo a coprire la carne con del vino rosso. Copriamo con un coperchio, questo lo andiamo a mettere in frigo e lo lasciamo stare 12 ore. Noi ci vediamo stasera per continuare la preparazione del coniglio in salmì. Ci vediamo dopo. Sono passate 12 ore e il coniglio è perfettamente marinato. Lo possiamo togliere dal vino e lo possiamo mettere in un piatto. E togliamo anche le foglie di alloro. La marinata va filtrata. Mettiamo un colino . Il vino della marinata qualcuno lo va a buttare, io invece lo vado a conservare e con questo andrò a bagnare la carne, perché questo vino ha assorbito tutto il profumo delle erbe. E queste erbe con la carota, il sedano e la cipolla le vado a frullare. L'ultima cosa che dobbiamo fare prima di andare ai fornelli è di infarinare il coniglio. Nella pentola a pressione mettiamo l'olio e andiamo a fare un soffritto. Facciamo soffriggere qualche minuto e poi andiamo ad aggiungere anche la carne. E ora possiamo unire anche il coniglio e lo facciamo anche questo un poco rosolare e andiamo anche a mettere le 2 foglioline d'alloro intere. Metto un altro pochino di sale
giusto una presa, poi alla fine si va ad assaggiare, eventualmente si va a regolare ulteriormente. E sfumiamo con un poco di vino. Mettiamo il coperchio e da quando parte il fischio contiamo mezz'ora. È passata mezz'ora e secondo me il coniglio è perfettamente cotto. C'è un pochino di sughetto in più, lo passiamo su un altro fuoco e lo facciamo ritirare piano piano. E intanto che si va a ritirare un pochino il sughetto, andiamo a preparare qui la polenta. Naturalmente io vado a fare una polenta istantanea. Mettiamo a bollire mezzo litro di acqua, ci mettiamo un pochino di sale e quando l'acqua bolle andiamo a versare la polenta. Mettiamo la fiamma al minimo e facciamo cuocere per 8 minuti. La polenta è cotta e possiamo andarla a mettere nel piatto.